Ciao amici dopo 50, questo è un video che tratta un argomento un po' particolare, la paura della morte, e vedremo come affrontarla e renderla un'opportunità. Ciao, sono Raffaele, benvenuti a Dopo 50, movimento di cuori e di menti per una longevità sana e attiva. E oggi volevo affrontare con voi un tema un po' tabù, la paura della morte. Oddio. In questo video vedremo come affrontarla e renderla un'opportunità. E se mi seguite fino in fondo ho anche preparato un bel regalo per voi. Ma prima di tutto vi ricordo come sempre che il contenuto di questo video lo troverete anche in un articolo su dopo50.com. Dopo50.com è il portale dove potete trovare gli articoli di approfondimento di argomenti a cui teniamo di più, come longevità, alimentazione, salute, relazioni, sesso, bellezza, tecnologia, business e altri dedicati a persone over 50. Vi ricordo che potete iscrivervi anche alla nostra newsletter in modo da ricevere aggiornamenti direttamente nella vostra email. Basta lasciare il proprio nome e la propria migliore email. Semplicissimo. Ma torniamo all'argomento di questo video, la paura della morte. Vedremo come affrontarla e renderla un'opportunità e vi mostrerò anche uno strumento che ci aiuterà a metterla nella giusta prospettiva della vita. La paura della morte si manifesta a partire dal periodo dell'adolescenza, ma anche successivamente nella mezza e tarda età. Gli adolescenti in particolare sono sia spaventati che anche attratti dalla morte, ne sono curiosi e la esorcizzano attraverso ad esempio il gusto per l'horror, il macabro e anche comportamenti rischiosi. Il tema della morte in genere si dissolve nella fase centrale della vita in cui siamo concentrati sul lavoro o nel formare un nucleo familiare, forse torna al momento che facciamo i figli, la paura di morire durante il parto o che ci siano problemi che potrebbero provocare la morte del bambino, eccetera. Poi si ripresenta fortemente dopo i 40 anni, quando in teoria la maggior parte degli obiettivi sono stati raggiunti, e anche dopo i 50 anni, quando arrivano i segni dell'invecchiamento e cambiamenti fisiologici come l'andropausa, la menopausa ed eventuali problemi di salute che portano prepotentemente in primo piano il pensiero della fine della vita. La paura di morire è inoltre più frequente in chi soffre di ansia, ipocondria, depressione, può costituire uno dei sintomi di questi disturbi ed è ovviamente più presente in periodi come quelli che abbiamo vissuto, purtroppo ancora viviamo con la pandemia legata al Covid o alle guerre che stanno capitando a pochi chilometri dal nostro paese. Il nostro contesto socioculturale non favorisce un approccio sereno alla morte. La pluralità dei valori, la mancanza di punti di riferimento univoci, la centralità dell'individuo, la fievolezza del senso di appartenenza contribuiscono a rendere più temibile la prospettiva della morte. La paura della morte è anche più diffusa nelle parti del mondo in cui le condizioni di vita sono migliori e l'età media di sopravvivenza è più lunga. Vecchiaia e morte vengono rimosse, rimandate, addirittura negate. Cioè si tenta di allontanare la morte da noi. Della morte non si deve parlare. Se qualcuno la nomina non è sicuramente il benvenuto e riceve occhiatacce, si fanno gesti di scongiuro con l'invito di cambiare alla svelta l'argomento. Se della morte non si può parlare, se non si può neanche pensare, restiamo come indifesi, senza strumenti per poterla rendere parte di noi, rendendola di fatto ancora più angosciosa. Come tutte le paure, deve essere affrontata per poterla rendere innocua e anzi qualcosa di utile e positivo. La paura di morire può essere un utile campanello di allarme che ci segnala che non stiamo vivendo in modo pieno e autentico. Le persone che hanno più paura di morire sono quelle che vivono meno pienamente la loro esistenza, reprimono e non esprimono parti di sé. Anche se l'idea di dover morire ci spaventa,
Questa consapevolezza può diventare la spinta per una vita piena di significato e per attuare quei cambiamenti desiderati, ma sempre rimandati. Dietro alla paura della morte sono nascoste molte altre paure minori, come la paura dell'abbandono, della perdita e del fallimento, ma in qualche modo c'è una traccia che unisce tutte queste paure con questa grande paura che ovviamente l'uomo ha sempre avuto, che è la paura della fine. Chiaramente confrontarsi con la fine, sia propria che quella delle persone che ci stanno vicino, non è una cosa semplice. Memento mori, ricordati che devi morire, dicevano con ragione gli antichi, ricordati della tua mortalità. Mi ricordo sempre la divertente scena del film di Troisi e Benigni, Non ci resta che piangere, no? Non so se vi ricordate o l'avete visto, dove Troisi si affaccia ad una finestra al risveglio alla fine del 1400, dove gli viene detto più volte ricordati che devi morire, e lui seraficamente risponde sì, mo me lo segno, non vi preoccupate. Certo, possiamo fare gli scongiuri e sperare che accada il più tardi possibile, ma il tema di ricordarsi della propria mortalità e di quella degli altri è in realtà un modo eccezionale per vivere più intensamente il tempo che si ha a disposizione. Perché allontanare la morte vuol dire ridurre al minimo il valore della vita, vuol dire ridurre il valore del tempo, vuol dire far scomparire il valore delle esperienze. Se invece tutto quello che accade nella nostra vita lo inseriamo nel contesto di un inizio e di una fine, acquisisce un valore molto più profondo e molto più ampio. Ma quando non ci pensiamo mai, entriamo nella modalità di vita tipica della società moderna, del tutto e subito, del desiderare ogni cosa e di non godersi assolutamente niente, di non dare importanza alle cose, alle persone, alle esperienze che facciamo, perché si ha l'illusione che ne possano accadere altre all'infinito. Non per questo bisogna stare lì a pensare alla morte ogni minuto, ma averla presente e familiarizzare l'idea che c'è una fine, che è logico che ci sia, che è un fatto biologico, che fa parte della nostra natura, che dà valore alla nascita, alla vita e anche alla longevità, di cui parliamo molto qui su Dopo 50, è proprio perché c'è una fine, possiamo dare valore alle cose che abbiamo, alle nostre azioni, alle nostre relazioni. Pensare la morte è necessario per esserne meno spaventati. Pensarla significa accettarla, rinunciare al controllo totale della nostra vita e concentrare le energie su quelle che è il nostro potere, come uno stile di vita più salutare, ad esempio. Anche riflettere su cosa c'è dopo la morte, esplorare quanto le diverse culture, le diverse fedi religiose, le dottrine filosofiche e la scienza hanno detto sul tema, ci aiuta ad avere una nostra visione che ci aiuta a fare i conti con la morte e anche l'angoscia dell'annullamento. Se la paura è che non resti niente dopo di noi, magari impegniamoci a coltivare le relazioni affettive, a contribuire a una casa comune in modi diversi, ad esempio scrivere un libro, fare volontariato, piantare un albero, facendoci sentire che resterà una traccia, un ricordo di noi. Sembra un discorso da evitare quello della morte, ma la verità è che questa è la nostra più grande paura e dunque va affrontata il prima possibile per vivere al meglio il resto delle nostre vite. Sappiamo tutti che prima o poi dobbiamo morire. Il problema è che lo sappiamo dal piano razionale, ma non dal punto di vista emotivo. C'è una celebre frase di Mark Twain che dice: la paura della morte deriva dalla paura della vita. Un uomo che vive pienamente è pronto a morire in qualsiasi momento. Ce n'è un'altra molto bella di Tolstoi che dice: ricorda la morte. Queste sono parole importanti. Se tenessimo presente che presto inevitabilmente moriremo, le nostre vite sarebbero completamente diverse. Se una persona sa che morirà in mezz'ora, di certo non si preoccuperà di fare cose banali, stupide o soprattutto cattive durante questa mezz'ora. Forse hai mezzo secolo prima di morire. Cosa rende questo diverso da mezz'ora? Sono frasi su cui vi invito a riflettere. E prima di vedere il regalo che ho preparato per voi, vi chiedo di mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per ricevere l'avviso quando pubblicheremo nuovi video. Queste semplici azioni
che non costano assolutamente niente, ci permettono di far crescere il nostro canale e di aumentare la visibilità su YouTube. Vediamo adesso il regalo che ho preparato per voi. È uno strumento che permette di avere davanti a sé la propria vita nella giusta prospettiva, ricordandoci ogni giorno che dobbiamo morire, e ci aiuta a trattare il nostro tempo come un regalo, come un dono. Chi si sente vicino alla morte non perde tempo a lamentarsi di come vorrebbe che le cose fossero, non lascia spazio a delle cose inutili, a delle sciocchezze, ma utilizza il tempo che ha a disposizione in maniera cosciente, trattandolo come una pietra preziosa. È un calendario aperto che rappresenta la propria vita in settimane, che abbiamo chiamato dopo 2600 settimane. Non a caso 2600 sono le settimane proprio quelle contenute in 50 anni, ed arriva fino all'età di 92 anni. Abbiamo messo questa scadenza, ma augurando ovviamente che si vada oltre quest'età, anche se l'età media in Italia per i maschi è di 79,7 anni e per le femmine di 84,4 anni. Ve lo metto a disposizione sia in formato digitale, che potete personalizzare, anche stampare da soli, ma anche in formato stampato, sia nella versione libera che anche incorniciato. Nel link in descrizione trovate la pagina dalla quale potete scaricarlo gratuitamente, e trovate anche il link per poter acquistare la versione già stampata. In questo modo potete anche supportare il canale Dopo 50, il nostro canale. Ecco qua, vi faccio vedere il regalo che vi ho preparato, un file che potete scaricare in formato Google Document, è praticamente uno spreadsheet, una tabella, un foglio elettronico che potete personalizzare. Ora qui vi sto facendo vedere la visualizzazione del calendario nella sua totalità, in cui le caselle sono tutte vuote. Cosa rappresentano queste caselle? Ora qui è un po' piccolo, vediamo se riusciamo a zoomare e potete magari vedere meglio. Ecco qua. Praticamente il calendario rappresenta la vostra, diciamo, la vita media di una persona in settimane. Ogni quadrettino è una settimana, ogni riga sono 52 quadri, e dunque 52 settimane, perché ogni riga è un anno. Li ho raggruppati in tutto di 4, perché di 4 anni in 4 anni, fino all'età di 92, infatti qui dice tante ancora. Tipicamente rappresenta un'età media di una persona, perché sapete in Italia l'età media di una donna è di 84 anni circa, di un uomo di circa 80 anni, un quadro che arriva fino a 92 dovrebbe rappresentare graficamente la vita media. In più c'è anche la frase di cui vi ho parlato prima di Tolstoi, e il logo dopo 50. Voi potete decidere di stampare o di salvare in PDF il calendario vuoto, semplicemente dando il comando stampa, ok, e poi andare avanti, ricreare il PDF, oppure potete nella casella A1 del tabellone, dello spreadsheet, come vedete c'è una data. Se mettete la vostra data di nascita, inserirò la mia, lui automaticamente andrà a riempire le settimane che avete vissuto fino alla data odierna. E a colpo d'occhio, infatti faccio un'altra stampa per vederlo, a colpo d'occhio voi vedrete la vostra vita vissuta e quella che c'è da vivere. Ovviamente lo scopo qual è? È quello di vedere la vita, e ovviamente ci permette di incoraggiare una riflessione, diciamo, regolare, vedendo questo quadro ogni volta che lo abbiamo davanti. Speriamo che questo calendario possa aiutarvi a sentirvi più orientati nella vostra vita, aiutandovi a fissare obiettivi.
rispettarli e ricordarvi di essere orgogliosi di voi stessi per ciò che avete realizzato. Potete anche evidenziare le settimane passate con colori diversi, se vi piace, per segmentarli in capitoli di vita, ad esempio scuole elementari, scuole superiori, università, primo lavoro, secondo lavoro, nuova casa, fidanzamento, matrimonio, primo figlio, eccetera. Potete anche contrassegnare caselle speciali in cui sono verificati punti di svolta nelle vostre vite. Possono tracciare gli obiettivi pianificati lasciando un segno su una casella nel futuro, in modo da vedere visivamente esattamente quante settimane mancano per arrivarci. Se siete dei genitori potrebbe essere anche divertente crearne uno dedicato per i vostri figli, in modo che possano guardarlo ed in seguito avere alcune informazioni su cosa è successo nei primi anni della loro vita. O forse preferite lasciarlo totalmente vuoto e avere davanti in forma visiva e chiara tutta la vita. È bello vedere che abbiamo vissuto e che dobbiamo ancora vivere e che abbiamo una fine. Per questo che dobbiamo investire bene il nostro tempo con il significato e l'importanza giusta per noi. Questa è un po' è l'idea del calendario dopo 2600 settimane, che le 2600 settimane, ripeto, sono i 50 anni, perché è un gioco di parole, è proprio del dopo 50. Spero che vi piaccia. Vi ho preparato anche una versione già stampata, che potete anche acquistare, sia nella versione diciamo senza cornice che anche nella cornice, sia vuota, e anche quella con le caselle dei primi 50 anni già annerita. Spero che questa cosa vi sia piaciuta. È bello vedere che abbiamo vissuto, che dobbiamo ancora vivere e che abbiamo una fine. È per questo che dobbiamo investire bene il nostro tempo con il significato e l'importanza giusta per noi. Tendiamo a sentirci bloccati nella vita che stiamo vivendo, ma avere davanti queste caselle vuote ci permette di vedere che può essere assolutamente qualunque cosa che vogliamo che sia la nostra vita. Tutti quelli che conosci, tutti quelli che ammiri, ogni eroe della storia, hanno fatto tutto quello che hanno fatto con lo stesso numero di caselle vuote a disposizione. Le caselle possono anche ricordare che la vita è indulgente e diciamo buona con noi. Qualunque cosa accada ogni settimana riceverai una nuova casella fresca fresca su cui lavorare la settimana prossima. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi possa fare riflettere. Lasciate un commento anche per farmi sapere cosa ne pensate e se anche voi come me avete paura della morte e di come l'affrontate e se avete apprezzato il calendario dopo 2600 settimane e magari come lo utilizzerete, mandandomi foto, dove l'avete posizionato in casa o in ufficio. Vi ricordo che troverete l'articolo di approfondimento su questo argomento su dopo50.com nella categoria evoluzione. Vi auguro una vita lunga, sana e attiva e anche piena di caselle da riempire. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Raffaele. Bye!